Dino Buzzati, vita e opere. Dino Buzzati è uno degli autori più originali del Novecento italiano. Scrittore, giornalista, pittore e drammaturgo. È noto per aver creato un mondo letterario in cui realtà e fantasia si fondono, dando vita a racconti sospesi tra il quotidiano e l'inquietante. Dino Buzzati nasce a Belluno il 16 ottobre 1906 in una famiglia borghese colta. Trasferitosi a Milano con la famiglia, studia al Liceo Classico Parini e poi si laurea in giurisprudenza. Nonostante la laurea, il suo destino è nella scrittura. A soli 22 anni entra nella redazione del Corriere della Sera, dove lavorerà tutta la vita come cronista, inviato speciale e redattore culturale. Durante la Seconda Guerra Mondiale è arruolato come corrispondente di guerra in Africa. Dopo il conflitto torna alla scrittura con maggiore intensità e pubblica alcune delle sue opere più famose. Muore a Milano il 28 gennaio 1972. Le opere principali: Il deserto dei Tartari, 1940. È il suo romanzo più celebre. Racconta la storia di Giovanni Drogo, un giovane ufficiale che viene assegnato alla fortezza Bastiani, al confine con un misterioso deserto. Lì attende per anni un'invasione nemica che non avverrà mai. Il libro è una profonda allegoria dell'attesa, del tempo che scorre e del senso della vita. L'atmosfera è sospesa, irreale, piena di malinconia e di inquietudine. 60 racconti, 1958. Questa raccolta, premiata con il premio Strega, riunisce i migliori racconti scritti da Buzzati. Sono testi brevi, carichi di simbolismo, ironia e mistero. Alcuni dei racconti più noti contenuti in questa raccolta sono Il colombre, un pesce mostruoso che in realtà è il simbolo del destino. 7 piani. Un uomo ricoverato in un ospedale scende piano dopo piano verso la morte. I 7 messaggeri. Un principe parte per esplorare il regno, ma più si allontana, più i messaggeri impiegano tempo a portare notizie, rendendo impossibile il ritorno. Poema a fumetti, 1969. Un'opera innovativa, una graphic novel molto prima che il termine diventasse comune, che rilegge in chiave moderna e visionaria il mito di Orfeo e di Euridice. Buzzati realizza i testi e le illustrazioni, dimostrando la sua doppia anima di scrittore e pittore. Temi fondamentali: il tempo e l'attesa. Buzzati riflette sul tempo che scorre, sull'attesa di qualcosa che non arriva mai e sull'impossibilità di controllare il destino. La morte e l'angoscia esistenziale. La morte è una presenza costante, mai rappresentata in modo violento, ma sempre come una minaccia silenziosa, inevitabile. L'uomo moderno e l'alienazione. Nei suoi testi l'uomo è spesso solo, spaesato, incapace di dare un senso alla propria esistenza. L'ambientazione può essere realistica, ma i fatti che accadono sono surreali e simbolici. Il mistero e il fantastico. Buzzati è un maestro del fantastico quotidiano. Introduce elementi irreali in ambienti realistici, creando un'atmosfera sospesa e affascinante. Stile e influenze. Lo stile di Buzzati è chiaro, semplice e diretto, ma allo stesso tempo ricco di suggestioni poetiche e simboliche. Spesso viene paragonato a Kafka per la capacità di descrivere situazioni assurde con un linguaggio ordinario. Scrive con uno sguardo da giornalista, attento ai dettagli e alla struttura narrativa, ma anche da filosofo, capace di porre domande universali. Come abbiamo detto, oltre alla scrittura Buzzati era anche un pittore.
Le sue opere artistiche rispecchiano lo stesso mondo dei suoi racconti, surreale, misterioso, a tratti onirico. Dino Buzzati è una figura unica nella letteratura italiana. Le sue opere parlano a ogni generazione perché affrontano temi universali: il tempo, la morte, il destino, la ricerca di senso. Con il suo stile asciutto ma profondamente evocativo, ci invita a guardare oltre la superficie del reale, nel cuore delle nostre paure e delle nostre speranze.